Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andremo a vedere le energie principali, i segnali zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'energia del cane, poi troviamo i topi e infine l'ancora. Direi che è una settimana che si apre con un'energia abbastanza positiva perché il cane sia ci permette di muoverci pian pianino, concentrandoci sulle cose più importanti, ci chiede costanza, ci chiede risoluzione, fedeltà a noi stessi, alle nostre idee, a quello che sono i nostri impegni quotidiani e anche perché non potrebbe esserci l'aiuto, il sostegno di una persona, soprattutto per alcune situazioni che possono essere abbastanza difficili per voi. I topolini spesso portano un po' di preoccupazione, un po' di sfiducia, anche un po' di fastidio, stress, perché se siamo in sovraccarico, se continuiamo a portarci dietro alcune cose, se facciamo fatica sia a gestire sia a risolvere, allora questi topolini rosicchiano abbondantemente la nostra pazienza. Però poi la settimana, come vediamo, si conclude con questa ancora, vuol dire comunque la possibilità di un buon raggiungimento, un buon equilibrio, l'impegno che viene ripagato, probabilmente abbiamo bisogno di recuperare un po' più di fiducia in noi, nelle nostre possibilità e anche in alcune situazioni o persone intorno a noi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e relazioni più importanti, ovviamente anche single, quindi consiglio un po' di ascoltare, non solo per l'amore, anche per situazioni legate all'amicizia e alla famiglia. Troviamo la ninfea, il fiordaliso. C'è un qualcosa che può riguardare sia la gestione di alcune situazioni e anche di alcuni impegni o se state anche programmando qualcosa e come vedete la ninfea ci può portare qualche blocco, qualche ostacolo, quindi qui dobbiamo capire se effettivamente dobbiamo cambiare i nostri piani, potrebbe esserci un contrattempo. Abbiamo visto che ci sono questi topolini, quindi attenzione a quando ci portiamo dietro un po' di cose oppure ci possono essere degli imprevisti e infatti per questo sottolineo il fatto che se state organizzando un qualcosa meglio pianificare attentamente oppure fare attenzione a qualcosa che potrebbe saltare fuori come impedimento. Si può riuscire subito immediatamente a risolvere, ovviamente ci vuole calma, ci vuole pazienza, ecco perché c'è la carta dell'ancora che ci dice fermate alcune situazioni, recuperate un po' di equilibrio e risolverete qualsiasi cosa e anche effettivamente nelle situazioni sentimentali e di relazioni più importanti che ci sia un po' di tensione, un po' di preoccupazione e effettivamente non solo la ninfea ma anche la ginestra parlano di questo. Se volete mantenere comunque un rapporto positivo e costruttivo si deve soprattutto evitare il blocco, l'esagerazione, un tipo di comunicazione che sia positiva, costruttiva, perché altrimenti è facile che quel dubbio, quel sospetto, quel qualcosa che non va possa, diciamo, ingigantirsi ancora di più e magari è, come potete vedere anche dal significato stesso della carta, un dubbio, un sospetto che può essere ingiustificato. Questo dipende da quello che state vivendo. Per i single queste carte in qualche modo se
ovviamente state conoscendo, frequentando qualcuno, se c'è magari una chiamiamola una specie di frequentazione, allora in una prima fase o per varie motivazioni le cose sono abbastanza altalenanti, forse c'è mancanza di fiducia, forse ci sono dei sospetti, possono essere veri, infondati, magari è per questo che dovete cercare di non lasciarvi sovrastare dalle emozioni, quelle diciamo negative e tossiche, cercare un equilibrio per comprendere meglio quello che state vivendo, anche effettivamente se non avete nessuno, perché magari ci sono alcune cose che riguardano situazioni precedenti e diciamo non è facile avanzare, cercare nuove soluzioni, nuove situazioni, anche nuove conoscenze, se ovviamente si è in mancanza. Magari c'è chi non ha voglia, magari c'è chi non ha opportunità per varie motivazioni, quindi ecco perché secondo me ci sono quelle energie che possono dirvi con questa carta che le cose possono andare meglio magari di quello che credete, ma bisogna ritrovare un po' di serenità, di tranquillità e mettersi in gioco forse in modo diverso. Per quanto riguarda le questioni più pratiche e lavorative, ci possono essere tensioni nel proprio ambiente oppure per questioni di denaro. La conversazione può essere una carta positiva se ovviamente si parla di colloqui, di comprensione, di accettazione di alcune cose, forse possibili compromessi e collaborazioni. È la malinconia e la falsità che ci fanno capire che alcune cose devono essere attenzionate. Se tutto sommato le cose vanno bene, magari c'è un po' di stress, un po' di tensione, avete bisogno di staccare un po' la spina, oppure se proprio venite da un periodo di vacanza, allora fate un po' fatica a riprendere il ritmo, altrimenti se siete proprio nella fase finale e vi state accingendo insomma a fare le vostre vacanze, lo stress accumulato potrebbe dare un po' fastidio. Per chi è in cerca di lavoro, queste vi stanno dicendo che in una fase iniziale o almeno adesso le cose possono essere rallentate, un po' difficili, però attenzione, salta fuori comunque questa carta che in realtà può essere abbastanza positiva per nuovi contatti, una possibilità di colloquio o qualcuno che magari vi può dare qualche suggerimento, un input, un'indicazione. Ovviamente questa deve svilupparsi successivamente, diciamo nelle varie modalità. È ovvio che insomma queste carte devono essere comunque attenzionate perché come vi dicevo o è proprio il periodo che non permette, che le energie sono bloccate o ci sono alcune situazioni che devono essere risolte, oppure se ci sono delle proposte magari o non sono adatte a voi o comunque devono essere attenzionate per bene, quindi valutate ogni proposta, ogni occasione con la lente di ingrandimento per riuscire a cogliere ogni dettaglio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!